Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti. Quest'oggi chiudiamo questo ciclo del mondiale parlando della finale Francia-Argentina. Vi chiederete, sì, tu mo vieni, è finito 3 giorni fa. Purtroppo per impegni, lavoro e quant'altro non mi è stato possibile argomentare la sfida che si è svolta nella finale dei mondiali in Qatar. Lo facciamo quest'oggi. Vi invito come sempre a mettere un like a questo video se vi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche. Parliamo della partita e parliamo del mondiale nel complesso, così chiudiamo questo capitolo Qatar 2022 e torniamo alla nostra grande Serie A che manca come non mai. Comunque, allora, Argentina-Francia è finita in pareggio ed è andata ai calci di rigore come tutti sappiamo. L'Argentina ha vinto il mondiale. Io dico meritatamente perché sì, la finale è stata rocambolesca, c'è stato il 3-3, la Francia ha pareggiato comunque i conti ogni volta che è andata sotto, 2-0 sotto e comunque è riuscita a portare la partita ai calci di rigore, ma non per meriti della Francia, ma per demeriti dell'Argentina, perché comunque i gol che ha fatto la Francia sono solo palle perse e azioni sbagliate dell'Argentina. Non è che la Francia abbia messo l'Argentina alle corde, cosa che invece ha fatto la squadra di Messi per 70 minuti abbondanti. Secondo me c'è stata sul 2-0, comunque c'era secondo me la consapevolezza da parte dell'Argentina di portare a casa il risultato e sono calati a livello di attenzione, sono calati a livello di ritmo, forse fisicamente comunque hai speso tanto per tutto il mondiale, ci sta il calo, però la Francia la conosciamo ed è questa, come abbassi la guardia a tanti singoli che possono fare la differenza. Nella finale però non si è vista questa molteplicità di singoli che hanno fatto la differenza. Uno su tutti, Mbappé, secondo me, è il miglior giocatore della partita. Perché? Mi direte sì, ma Messi ha giocato una grandissima partita e ha portato l'Argentina a vincere il mondiale. Sì, Messi questo mondiale non poteva far di più. Ha fatto un mondiale stratosferico. Secondo me la competizione migliore della sua carriera proprio a livello giocato ed ha trovato in alcuni compagni che al limite non gli veniva accreditata la bravura e ha fatto diventare bravi anche loro. Quindi molto di Messi in questo mondiale, secondo me un buon 80% dell'Argentina lo deve a Messi e la Francia che è arrivata ai rigori per il 100% deve ringraziare solo Mbappé per tutto ciò che ha fatto tutto il mondiale ed è una Francia che è partita benino, anzi bene, però poi è andata calando perché a me già la semifinale non mi ha convinto, anche se era la squadra favorita sulla carta, era la squadra con il maggior numero di talenti e il maggior numero di giocatori che sulla carta sono fortissimi, però il mondiale lo sappiamo, può riservare delle sorprese e poi sono sempre partite secche e le finali bisogna giocarle. Tanto è vero che l'Argentina il primo tempo la Francia non ha visto la porta avversaria, ma a 60 minuti della partita non ha visto la porta avversaria. Poi ovviamente Deschamps ha provato a cambiare le carte in tavola prima della fine del primo tempo, togliendo Giroud, mettendo Thuram e facendo quei due cambi, però la musica sembrava la stessa, più a livello psicologico secondo me che a livello di gioco, perché la Francia secondo me non è entrata proprio in campo per 60 minuti. Poi ovviamente ti trovi alle strette, sai che ti stai giocando la Coppa del Mondo, cerchi comunque di evitare quanti più danni possibili. Non ci è riuscita, anche se ha portato la partita ai calci di rigore, la lotteria dei calci di rigore avrebbe potuto far uscire un risultato diverso perché lo sappiamo, sono calci di rigore, lo puoi sbagliare o lo puoi buttare dentro.
I calci di rigore non possono mai rispecchiare tutto ciò che è stato fatto nella partita. Quindi sarebbe stata una beffa per l'Argentina, perché l'Argentina ha giocato veramente da Dio, ha fatto una grandissima partita. Messi quasi stava riuscendo a segnare a fine tempo supplementare, dove Lori ha fatto una grandissima parata, così come l'ha fatta il portiere dell'Argentina. Senza di lui staremo parlando di un 4-3, senza calci di rigore, un 4-3 per la Francia. La stessa cosa l'ha fatta Lori, quindi si sono comparati comunque, si sono comparate le parate decisive da una parte e dall'altra. Però ripeto, per me l'Argentina meritava di vincere questo mondiale e l'ha meritato dalla seconda partita, perché la prima partita, forse la prima partita persa con l'Arabia Saudita, ha fatto scattare anche quella molla del dover dare qualcosa in più sia al popolo argentino e sia al calcio giocato. L'hanno capito tutti, è salito Messi in cattedra per tutto il mondiale, ha giocato tutte le partite da leader, tutte le partite il migliore in campo. Quindi non c'è niente da dire, Messi è il miglior calciatore del calcio moderno, perché ripeto, ho fatto un video che ovviamente crea questioni tra Messi e Maradona e tutti i paragoni che sono stati fatti da tutte le testate giornalistiche mondiali. Lo ripeto, per me il paragone non si può fare, non perché Messi sia inferiore, ma perché è un altro calcio, è un'altra epoca e ci sono altre cose da dover analizzare. Quindi se non ci sono gli stessi termini per fare un paragone, non sussiste. Detto ciò, merito all'Argentina, merito anche a Scaloni un po', che all'inizio del mondiale ha fatto qualche cambio avventato, tutti quanti lo davano per spacciato. Comunque questo ha vinto una Coppa America, è un mondiale, carte alla mano, risultati alla mano, non gli si può dire proprio niente. Sì, si potrà dire ok, però se non avevi un Messi così in palla avresti faticato, tutto quello che volete. Però c'è anche da dare atto a un'Argentina che al di fuori di Messi comunque giocava un tocco, triangolazioni, sui ribaltamenti di fronte e sui contropiedi era letale. Quindi c'è tanto anche dell'allenatore, non è che dobbiamo sannare solo Messi. Quando si vince un mondiale c'è stata l'aiuto di Messi per tutta la competizione, però onore a tutta l'Argentina. Due cose che non mi sono piaciute della finale: l'esultanza del portiere dell'Argentina, perché puoi avere tutte le ragioni del mondo. Lui ha fatto un'intervista e ha detto no, io sono stato schernito, sono stato sfottuto tra virgolette da tutta la tifoseria francese per tutta la partita, loro hanno reagito così. Sei un calciatore di fama internazionale, hai ricevuto il premio per il miglior portiere, stai andando ad alzare una Coppa del Mondo, te la potevi risparmiare quel gesto che poi è diventato un meme con la mano così, che troppa pochezza. Infatti questa è la cosa che non mi è piaciuta, troppa pochezza dell'Argentina in generale in tutte le partite, perché comunque se andiamo a vedere ci sono state questioni con l'Olanda, tutti i falli pure passati nelle partite di prima, comunque c'erano sempre battibecchi, questioni. C'è un po' di pochezza nei singoli uomini, nemmeno calciatori, perché là si tratta poi di uomini. Se caratterialmente sono così, comunque non ci puoi fare niente. Questo non mi è piaciuto. E poi l'hanno detto tutti e io sono d'accordissimo con ciò che è stato detto del fatto del mantello nero, fatto che ha dovuto indossare Messi prima della premiazione. Sarà una cosa che sì, è il mantello dei più grandi in Qatar, è segno di grandezza e tutto quello che volete, però documentandomi anche tra altri youtuber si è visto che è stata fatta anche un'eccezione al regolamento FIFA, perché il regolamento FIFA, mi sembra all'articolo 27, non voglio sbagliarmi, correggetemi se sbaglio, dice che ti devi presentare alla premiazione di una competizione mondiale o un europeo che sia. L'europeo sarà dell'UEFA, la FIFA comunque nell'articolo 27 dice che
ti devi presentare alla premiazione con la stessa divisa con la quale hai giocato la partita. Quindi sarà stata fatta un'eccezione in combutta tra FIFA e Altani, che comunque hanno voluto fare questa sorta di cosa spavalda che un certo signore lì dietro non avrebbe mai fatto. Anzi, secondo me sarebbe scoppiata la polemica più grande della storia dei mondiali, perché Maradona ci avrebbe sputato sopra quel vestito. Detto ciò, l'hai dovuto fare perché l'hai dovuto fare, va benissimo così, però questa cosa a me non è piaciuta per niente. Detto ciò, complimenti all'Argentina, abbiamo chiuso questo ciclo mondiale e speriamo di cominciare la Serie A quanto prima, perché manca come il pane. Sempre Forza Napoli ragazzi, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!